Da oggi l'intelligenza artificiale capisce anche l'estetica delle fotografie, quindi possiamo creare dei book fotografici per noi stessi o per le modelle che andiamo a creare, le nostre influencer AI o i nostri personaggi, in modo semplice e che va oltre le nostre capacità naturali, perché noi, o almeno io, non è che ci intendiamo tantissimo di questa tematica relativa al tipo di foto di moda, patinate per le riviste. Oggi, grazie a questo nuovo strumento che è Xfield Soul 2.0, possiamo fare foto straordinarie, guarda che roba. Veramente sorprendente, ormai non ci stiamo più dietro, soprattutto su Xfield ogni settimana esce una novità. Hanno presentato così a tradimento questo Soul 2.0, andiamo a vedere dentro il computer di cosa si tratta. Intanto ovviamente siamo sulla piattaforma Xfield. Qui noi abbiamo un sacco di strumenti, questo è quello di cui andremo a parlare oggi, ma ho già parlato in tantissimi video sul mio canale di tutti gli altri strumenti che sono pazzeschi. Il Cinema Studio è l'ultimo che abbiamo trattato per fare video cinematografici di qualità pazzesca, dove puoi cambiare anche le espressioni dei personaggi, ne abbiamo parlato in un altro video. C'è Kling 3.0, anche questo ormai per creare video siamo a livelli clamorosi. Questo altro modulo per le scritte che può aiutare tantissimo per fare i tuoi post per i social, con una scritta, un prompt riesci a creare grafiche che prima ci volevano ore di lavoro. Grok è dentro Xfield, l'AI Influencer Studio, anche questo straordinario per creare la tua influencer. Trovi anche il video sul mio canale che spiega molto bene come io ho creato la mia influencer digitale, quindi vai a vedere anche questo video perché ti tornerà utilissimo. E poi insomma il cambio degli angoli, il Kling Motion Control, tu esegui dei movimenti e il personaggio che scegli li ripete. Insomma, sappiamo ormai che dentro Xfield abbiamo tantissimi moduli e possiamo veramente sbizzarrirci se siamo appassionati di questa materia, ovviamente. Oggi però vediamo il Soul 2.0. Entriamo in Soul 2.0 e arriviamo su questa pagina che ormai conosciamo bene perché è sempre quella e cambia in base al modello che andiamo a scegliere qui. Allora, qui abbiamo la possibilità, è molto semplice, abbiamo la possibilità di intanto andare a creare un personaggio, perché noi vogliamo che il personaggio sia sempre quello quando noi andiamo a mettergli determinati vestiti, a metterlo in determinate situazioni per strada, in ufficio, eccetera. Quindi andiamo a creare il nostro personaggio. Qui io ho già creato Jessica, ovviamente me stesso, poi ti farò vedere il risultato. Qua si crea un nuovo personaggio. Carichiamo qui le foto, ti dice di mettere almeno 20, se vuoi anche fare il tuo personaggio devi avere 20 foto tue. Qua ti spiega che devono essere chiare, il viso si deve vedere bene, può essere anche un po' angolato, ma ti dice che non devi avere gli occhiali da sole, non ci devono essere due persone, non deve essere una foto troppo esposta o devi avere non devi avere il volto coperto. Una volta caricate tutte le foto farà la sua elaborazione e ti darà la possibilità poi di usare il personaggio che vuoi, in questo caso Jessica o Maurizio. Io qui ho fatto diversi test con Jessica, ma un'altra cosa che ti facilita tantissimo tutto è quest'altra opzione. Qui noi abbiamo dei preset e i preset ci aiutano tantissimo perché possiamo usarli per fare immagini già in un tipo di stile. Abbiamo tantissimi stili, luci teatrali, abbiamo cose anche magari gli scatti fatti col telefono vecchio, sono cose molto molto carine queste qua, è in bianco e nero. Sirena, cioè quindi il personaggio sarà messo dentro l'acqua.
camera digitale, insomma ne abbiamo tantissimi anche fantasiosi. L'editorial street, una foto mentre cammini per strada, quasi una foto rubata, adesso ti faccio vedere. Quindi abbiamo già i preset pronti, quindi hai scelto il personaggio, hai scelto il preset, non devi neanche scrivere niente. Qui assicurati che sia su Sol 2.0, poi scegli l'aspect ratio, cioè la dimensione, cioè l'orientamento della foto, solito 9/16 per il reel, 16 noni per l'estesa, 3/4 per i post Instagram, la qualità dell'immagine è 2K e poi la quantità di foto che tu vuoi realizzare. Basta, non devi neanche mettere il prompt, generi, sbam, e ti crea le tue fotografie. Io ne ho fatte un po', ti faccio vedere, ad esempio questa è stata generata con Swag Era come preset, che lo trovi. Sì, ok, scusa, questa è la mia influencer, che qui ha dato un nome lui, perché non gliel'ho cambiato io il nome prima, quindi mi ha dato questo nome. Questo è il nome della mia influencer e questo è il filtro, diciamo. E via così, uno dopo l'altro tu puoi fare queste cose fantastiche. Guarda la consistenza del personaggio, è sempre quello, una volta che l'hai settato bene. Questo è il preset Old Smartphone, assurdo, e ne ho fatte diverse. Questo è sempre Old Smartphone e te le fa sempre diverse, veramente una roba bellissima. Guarda, puoi fare cose che diciamo tu da prompt non riusciresti a fare di tua fantasia, hai già i settaggi pronti. Ho provato anche su me stesso, guarda che belle foto che mi ha fatto anche per strada mentre cammino. Questo è il preset Editorial Street Life. Devo dire che Sol 2 è fantastico. Questa è un'altra cosa che ci permette di fare, che invece Nano Banana ci blocca quando vogliamo fare foto di intimo o di costumi da bagno, perché magari ci sono attività che vogliono fare degli e-commerce per vendere i costumi da bagno. Questo ti permette di farlo, anche l'intimo, quindi spesso mi dicono io cerco di fare il costume da bagno per la mia modella, ma Nano Banana mi blocca. Ecco, usando Sol 2 riusciamo a farlo serenamente. Qui abbiamo altri preset, quelli in bianco e nero, un po' old school, cioè sì, stile antico, e devo dire che i risultati sono favolosi. Scegliendo il preset che vuoi ti dà questi risultati. Per vestire il tuo personaggio in un modo specifico puoi andare su Google a prendere delle immagini tipo questa o tipo questa per un costume da bagno e semplicemente tu prendi quella immagine e la trascini dentro. Si carica. In questo modo rimarrà come opzione il personaggio che vuoi scegliere e premendo genera, lui ti genera il tuo personaggio vestito in quel modo specifico. Questo è un esempio. Io avevo preso una foto dal web con questo outfit e ho avuto il risultato di Jessica vestita in quel modo. Questo è un altro esempio preso sempre dal web, l'outfit. Questo è un altro esempio, in questo caso ho messo il mio personaggio con questo outfit. Per definire il personaggio di Jessica all'interno di Sol 2 su Xfield io ho usato delle foto che avevo già creato per lei, semplicemente un po' di foto, le ho messe dentro a Sol 2 e mi ha creato appunto il personaggio mantenendo la coerenza. Questa è una cosa favolosa. Poi ovviamente quando impari a usare anche Xfield in maniera un po' più avanzata puoi fare altre cose, perché poi Xfield ce lo permette. Ad esempio io sono andato su questa immagine, sono andato sul multishot, ho attivato il multishot e mi ha creato questo. Quindi da una immagine mi crea diversi scatti della stessa situazione. Cioè, amici e amiche, qua siamo a dei livelli clamorosi. Questo mi serve poi perché poi posso scaricarmi una e due immagini, ad esempio, metterle dentro sempre dentro Xfield all'interno di, ad esempio, Kling 3.0 e fare dei clip.
animati. Come si fa questo? L'ho spiegato in un altro video, sempre sul mio canale, dove spiego come si usa anche Kling 3.0 e anche il Cinema Studio. Sono tutti moduli all'interno di Xfield. Per aiutarti a facilitare l'utilizzo delle varie immagini, della consistenza dei caratteri, esiste il mio canale Telegram, ti invito a iscriverti, trovi il link in descrizione dove spiego tutti questi trucchi per fare questi sheet con il personaggio messo in queste posizioni, oppure anche i vari angoli delle inquadrature per quando devi creare delle foto o dei video. Quindi ti invito anche a iscriverti al mio canale Telegram, link in descrizione. È indubbio che può servire tantissimo Sol 2.0 per fashion brand, content creator, per i social media manager che devono fare questi tipi di foto per i propri clienti, campagne editoriali. Questi sono solo alcuni settori nei quali si può usare questo modulo all'interno di Xfield. Siccome all'interno dei miei video parlo sempre di intelligenza artificiale e ti aiuto a creare cose come hai appena visto, iscriviti, vai a vedere gli altri video su come creare influencer AI, su come usare Kling 3.0, il Cinema Studio, eccetera. Tutto sul mio canale. Quindi ci vediamo al prossimo video e ricordati anche di iscriverti al mio canale Telegram.